E ciao a tutti ragazzi, io sono Mirko e questo è il mio canale. Ben ritrovati, oggi parleremo, come gli ultimi video, sempre di controller. Controller di oggi che mi ha spiazzato completamente, un controller che non mi aspettavo fosse così bello. Oggi parleremo del Rainbow 2 Pro. Controller a mio avviso tra i più belli che abbia mai acquistato in tutta la mia vita. Tanto vero che è il controller definitivo, controller che io ho tenuto. Solitamente i controller che acquisto mi convincono, ma probabilmente li rimando indietro molto spesso. Questo controller invece l'ho tenuto. L'ho tenuto perché è veramente qualcosa di sensazionale e raga, credetemi, cioè sono completamente fuori di testa per questo controller. Allora, semplicità di utilizzo, versatilità, può essere utilizzato su Windows 10, Switch, Android e iOS, e invece non è così. Questo controller funziona anche su tutte le vostre console, perciò se avete Nintendo, PlayStation, Xbox, un controller per ogni piattaforma. Andiamo subito all'unboxing. Controller che mi hanno fatto scoprire grazie a un commento che ringrazio perché non sapevo che cosa portarvi, che controller portarvi, ero più sul Trustmaster, ma quello lo faremo più avanti. E adesso invece sono qua con questo controller davanti e non posso fare altro che pensare che è una completa figata. A parte, vabbè, ovviamente i LED che vediamo, ha una base di ricarica, i tasti funzioni e posti qui. Questi analogici possono essere scambiati, all'interno dovrebbero esserci solo in quello Pro, ok, nel modello Pro, quello con la base di ricarica, all'interno troviamo gli analogici sostitutivi, ok, quindi più alto o più basso, adesso non mi ricordo, comunque guardiamo subito immediatamente, ancora non l'ho aperto, perciò andiamo immediatamente all'unboxing. Oh, guardate qua, linguetta, bella, 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 che non devo tagliare nulla, ok. Wow. Mamma mia ragazzi, cioè scusatemi Adesso, ok, può essere una confezione non bella quanto uno SCAF o quanto altri controller, però ragazzi, che confezione. Cioè, tutto è posizionato al suo posto, molto ordinata, apprezzabilissimi, insomma, questi gommini attorno agli analogici per evitare che si rovinino. Come vi dicevo, c'è all'interno abbiamo la base di ricarica che è molto simile ad Elite, è molto pesante. Ok, questa è la base di ricarica con presa USB. Poi abbiamo una croce direzionale sostitutiva. Eccola qua. Con all'ingresso, sì, mi sembra. Ah, ok, per non far toccare sotto a questa roba qui. Dopo andiamo a cambiarla e capiamo bene cosa serve quel coso lì sotto, insomma, quel gommino lì. Croce direzionale. Analogici. Ecco, questo ero curioso di capire cosa avesse all'interno. Vedo un analogico che mi sembra abbastanza alto. Ah no, è più basso rispetto all'altro. Ok, grip bellissimo, cioè proprio gomma, è stupendo. Allora, mettiamoli qua. Alto, basso. Vediamo, questi due dovrebbero essere comunque uguali. Sì, ok. In sostituzione troveremo due analogici bassi e due alti. Ma ora andiamo a tirar fuori. Vabbè, la chiavetta, lo sappiamo che, l'ho detto, era all'interno, non la apro neanche, tanto credo che se avete un controller come questo, che è velocissimo, cioè è il più veloce, ragazzi, questo controller, più veloce di un controller Xbox, di uno SCAF, cioè ha un input lag veramente ridicolo. Andiamo a vederlo subito però. Mamma mia. Mamma mia, sono emozionatissimo. Sembra veramente un controller bellissimo. Allora, ve lo dico già, toccandolo, allora, toccando il controller mi sono già accorto di una cosa che è essenziale e importantissima. Comunque, andiamo a rimuovere i gommini e capiamo bene di cosa sto parlando. Allora, primo gommino, secondo. Come potete vedere, i tasti sono quelli Xbox, ok? Sono i tasti Microsoft. Non so se abbiano una licenza particolare, ma non credo. Gli analogici sono questi. Fanno un tac un po' particolare, però bisogna vedere quanto siano precisi. Qui sono tutti i tastini, come potete vedere. Se lo mette a fuoco, sì, ok. I tastini che adesso andremo a capire anche che cosa servono, ovviamente. Prima cerchiamo di capire com'è effettivamente questo controller e quali funzionalità ha. Come dicevo, ha dei trigger
questo a click, qui ha 2 tasti aggiuntivi, mi sembrano molto proprio stile Razer questi tasti qua. Sotto troviamo, mamma che guardate ragazzi, questo vi dicevo, cioè per il prezzo che ha, qui è in gomma. È in gomma, capite che Victrix vi vende un controller a 100 euro, 99 euro, 110 euro, e parlo per il controller, quello Xbox, e non ha questo dettaglio. In gomma ha 2 cover intercambiabili che sì, apprezzabile, ma sinceramente a chi servono? Tastini mi piacciono molto, mi piace molto il suono, ora ve lo faccio sentire. Molto bello il suono. In più non pensavo che li avesse. Invece, come potete notare, ci sono anche i trigger stop e è una funzione molto apprezzabile. Veramente bellissimo, ragazzi. Sono sorpreso. Cioè, io veramente ho fatto video su video, ma questo controller, ragazzi, ve lo giuro, mi emoziona proprio per il prezzo che ha. Un prezzo ridicolo perché sono 79 euro, ok? A confronto di uno SCUF che è a 240, un altro controller appunto PlayStation con Elite che hanno tutti dei prezzi superiori ai 180 euro, ok? Si ha un anno di garanzia, quello è vero, ma cioè, questo controller ragazzi realmente non ha nulla da invidiare alle altre case e è fatto veramente stupendamente. Mamma mia. Allora andiamo subito a capire però perché ero curioso, non so come si stacchi, quindi lo sto facendo per la prima volta con voi. Speriamo di non rompere niente. Ecco, già lo sapevo io. Vediamo. Allora, qua si è staccato. Qua si è staccato. Ah, ok, anche questo qua c'è il gommino al centro. Credo che sia... No, in realtà c'ha un blocco al centro, perciò è solo semplicemente per andare ad adagiarlo. Sul retro, se mette a fuoco, si può notare che ci sono degli intagli. Quegli intagli che vediamo all'interno sono appositamente creati per andare a posizionarlo in maniera adatta. Perciò vediamo che l'intaglio è sopra e noi andiamo a infilarlo sopra. Ok, sì, ragazzi, centro bloccato, cioè non rischiamo di schiacciare tutti e 4 i tasti insieme perché finalmente, vedete, un controller da 79 euro, ma sinceramente almeno sappiamo che qua non è premibile, cioè siamo tranquilli, premiamo ogni tasto all'esterno. Allora, andiamo a vedere invece tutte le altre particolarità, perché ovviamente come ogni controller pro che si rispetti ha gli analogici intercambiabili, perciò soprattutto per gli FPS questo controller dovrebbe essere veramente il top. Analogico che andiamo a sostituire come di prassi, perché io di prassi sulla destra utilizzo un analogico più alto, analogico a incastro, un sistema in plastica, che credo che ne abbiano messi di più perché sinceramente non sono neanche loro sicuri del fatto che resistano per chissà quale tempo. Andiamo subito a vedere come incastrarlo dentro, lo si appoggia, si spinge ed il gioco è fatto. Altezza che a parere mio l'altezza è giusta, non è troppo alto, non è né troppo basso, non è come appunto Victrix che ha veramente un analogico destro o sinistro, insomma dove lo mettete voi, molto alto. Mi sembra veramente perfetto, ma adesso però andiamo insieme a vedere come andare a settare il nostro controller. Ok, parliamo di rimappare questo controller. Allora, per rimappare questo controller ci basterà semplicemente andare sulla sua app, quindi scaricare l'applicazione Big One Tools dal App Store o dal Play Store. Scaricata questa applicazione siamo pronti finalmente ad impostare il nostro controller in maniera super facile e intuitiva. Di fatto, una volta aperta l'applicazione ci basterà accendere il nostro controller. Una volta acceso, andare a selezionare dall'applicazione qual è il nostro, quindi il Rainbow 2 Pro. Fatto questo possiamo vedere immediatamente che l'applicazione si divide in più parti. Andiamo subito a vedere quella delle luci. Cliccando su luci, di fatto, possiamo immediatamente andare a cambiare il nostro controller. Di fatto, come vedete, è già cambiato il colore. Possiamo andare a decidere gli effetti,
ci sono dei preset ovviamente già impostati e poi invece ci sono dei set che possiamo fare noi, quindi cambiando, che ne so, da luce fissa a luce pulsante, a sfarfallio, a gradiente. I colori ovviamente li possiamo decidere. Se decido che a sinistra il controller sarà verde, il controller a sinistra sarà verde. Se decido che a destra il controller sarà blu, il controller a destra è blu. Possiamo anche andare a selezionare più colori ovviamente, quindi come potete vedere in questo momento la parte di destra ha un colore in più. Ora aggiungiamolo anche a sinistra e abbiamo moddato il nostro controller, o almeno le luci. Ora salviamo l'impostazione, io non la salverò, lascerò quella di default e andiamo a vedere invece la configurazione. Allora, configurazione molto semplice, ci chiede di selezionare un profilo. Ora io selezionerò questo qui dove ho provato anche delle macro. Allora, selezionato il profilo abbiamo subito la prima sezione che è quella del movimento, dove ci chiede la sensibilità del sensore, il rapporto orizzontale e verticale dello stesso e poi la curva del sensore. La curva di risposta, la compensazione della zona morta e poi qui c'è tutto quello che include ovviamente la simulazione dell'asse di controllo del movimento, perciò del giroscopio e qui diciamo che questa sezione si va a bloccare. Andiamo però a vedere la sezione delle levette. La sezione levette è molto interessante, ci permette, come vedete in alto a destra, abbiamo selezionata la levetta a destra, a sinistra la levetta a sinistra. Possiamo impostare direttamente dall'applicazione, dove vedete questo cerchio, sotto c'è un trattino, questo pallino qua noi possiamo spostarlo lungo la barra per andare a selezionare la zona morta del nostro analogico. Possiamo anche andare a cambiare ovviamente la curva di reazione, anche qua, in questo caso dove c'è scritto uscita, ti dà levetta e ingresso, quindi possiamo giocare con questi due fattori per andare magari ad avere una curva di mira personalizzata. C'è anche l'inversione dell'asse X e Y, perciò se andate verso l'alto il controller andrà in basso, se andate verso il basso il controller andrà in alto. In sostanza è questa. Grilletti è molto interessante perché oltre ad avere, come vi dicevo, i trigger stop, dall'applicazione possiamo andare a configurare la sensibilità del nostro grilletto. Io come vedete l'ho impostato in questa maniera, giocando a Call of Duty, questa è l'impostazione che io ho ritenuto migliore. Ora, come vedete, nella zona morta del grilletto destro non c'è. Questo perché ho selezionato l'impostazione più in basso, grilletto sensibile. Questo cosa fa? Fa in modo che nel momento in cui io premo il trigger da qualsiasi distanza sia della corsa, ok, prenda l'input. Quindi può essere molto utile se sparate con una pistola o con un'arma a colpo singolo. Andiamo a vedere però la classificazione dei tasti. Allora, i tasti che si possono riconfigurare sono tutti, cioè noi possiamo configurare ogni singolo tasto di questo controller. La cosa bella di questo controller è il fatto che possiamo riclassificare i tasti anche con i tasti inerenti alla tastiera. Questo cosa significa? Che se io voglio fare a M3, se M3 io lo posso selezionare come tastiera e mi darà una funzione della tastiera. Questo può essere molto utile, non l'ho utilizzata. Però insomma è una funzione che magari a molti di voi può servire. Io come vedete ho provato per capire un attimino come gestire la cosa, ma non mi sembrava una cosa molto opportuna, diciamo, poi per i giochi mi sembra un po' come cheatare. E per finire, ragazzi, ciò di cui tutti parlano, ovvero l'overclock. Qui su questo controller, direttamente dalla sua app, abbiamo la possibilità di andare a effettuare l'overclock senza overclockare nulla, semplicemente andando a selezionare a quanti hertz dovrà comunicare. In maniera cablata, cioè connessa col cavo, potremmo viaggiare a 1000 Hz. 500 Hz sono dedicati alla chiavetta che troviamo all'interno, perciò una volta associato il controller alla chiavetta e poi impostata sulla nostra console o sul nostro computer, andremo a 500 Hz in wireless. 250 invece è senza chiavetta e quindi di conseguenza credo che sia la tempistica più lunga. La cosa più importante però è il fatto che non abbiamo bisogno di nessun tipo di programma per andare a overclockare il nostro controller. Detto questo andiamo a vedere le funzioni e poi facciamo un resoconto finale con i pro e i contro di questo controller. Adesso andremo a chiudere l'applicazione e a parlare un attimino di delle funzionalità di questo controller. Vi introduco già il fatto che non ci serve per forza l'applicazione per andare a rimappare tutti i tasti. Però voglio darvi un attimino
un'infarinatura di quello che possono servire. O meglio, questo qua è il tasto turbo. Ok, questo tasto qua io non so cosa serva, non l'ho mai utilizzato, non ho ancora capito l'utilizzo, sinceramente. Il tasto per rimappare è questo qua, per la mappatura dei tasti. Questo è il tasto che ci permette di aggiungere delle macro, in sostanza, al controller. La macro si intende, che ne so, la pressione di due pulsanti insieme, facendo semplicemente una pressione prolungata su un tasto, per farvi capire. Quella è considerata una macro. Questo tasto qui invece è il tasto di configurazione. Adesso vi faccio vedere come rimappare i tasti del controller senza però avere il telefono a portata di mano. Ok, andiamo a accendere il nostro controller. Prendiamo il controller e andiamo a capire esattamente quello che dobbiamo fare. Quello che dobbiamo fare è andare a premere il pulsante mappatura più il pulsante che vogliamo rimappare. Quindi il tasto di rimappatura lo premiamo e basta, non teniamo premuto più, che ne so, questo qua in alto, ok? Premiamo. 2 lampeggi dovrebbe fare, 2 lampeggi, e poi andiamo a selezionare questi 2 tasti qua, doppio lampeggio, vuol dire che è andato tutto a buon fine. Semplicissimo, rimappare il controller è molto semplice. Ok raga, eccoci, scusatemi, mi ero dimenticato di implementare questa cosa nel video. Allora, per associare il nostro controller alla nostra console, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è andare a prendere la nostra chiavetta. Ok, chiavetta che, come potete vedere, qui ha un attacco USB e qui c'ha la presa maschio. In sostanza abbiamo un tastino in questa parte qua, adesso vediamo se riesco a... ok, qui si dovrebbe vedere, in questo punto qua c'è un tastino, ok? Quello che noi dobbiamo fare è questo, prendere il cavo del nostro controller, attaccarlo alla console, rimuovere dal controller originale le batterie. In questo caso, rimosse le batterie, andiamo a attaccare questo controller qua. Accendiamo il controller, ok, e lo lasciamo un attimo qua. Andiamo a fare la ricerca. Come potete vedere, su qui c'è un altro tastino come quello della chiavetta, quindi lo premiamo. Ok, è entrato in modalità di ricerca che lampeggia molto velocemente. Lo premiamo sulla chiavetta. Ok, è finita la ricerca. Finita la ricerca, noi abbiamo già associato il nostro controller. Come potete vedere, adesso vi inquadro il televisore. Quello che sto utilizzando in questo momento è questo controller. Ok? Perché togliere le batterie all'altro? Ora vi do questa spiegazione. Nel momento in cui noi giochiamo con le batterie, ok, io non posso fare questo. Quindi se io scollego questo controller adesso, non riceve più alimentazione e posso continuare a utilizzare questo, senza avere appunto l'originale lì in mezzo ai piedi. Invece con le batterie non so quale sia la motivazione, ma non funziona nella stessa maniera. Se lo scollego, si scollega anche questo. Per PlayStation è lo stesso identico procedimento, perciò attacchiamo il nostro controller originale, ok? E successivamente, dopo aver associato la chiavetta al controller, teniamo premuto il tasto centrale e il tasto Y. Fatto questo, il controller entrerà in modalità PlayStation e semplicemente potrete giocare tranquillamente sulla vostra PS5 o PS4. Per ritornare al profilo precedente, in caso voi lo vogliate usare anche su PC ancora, quello che dovete fare è semplicemente premere il tasto centrale e il tasto B. Fatto questo, il controller tornerà come alle impostazioni di default. Detto questo, ci vediamo alla fine del video. Ok, passiamo al resoconto finale e cerchiamo di capire effettivamente quali sono i pro e i contro di questo controller. Di pro ne ha un sacco, ragazzi, perché un controller con queste funzionalità e con questa duttilità, cioè può essere veramente utilizzato su ogni piattaforma, su ogni console, su ogni PC, e questo fa di lui uno dei migliori che io abbia mai provato. Comodo in game, la forma è quella del controller classico Xbox. Ok, i cornini qua sono leggermente sagomati, perciò si sente che non è un controller Xbox, ma la forma è quella, quindi diciamo che se hai già provato un controller Xbox ti troverai molto bene con questo controller. In caso tu non l'avessi già fatto, insomma, hai un'opportunità nuova. Per 70 euro penso che sia l'opportunità migliore che tu abbia di avere un controller
con queste prestazioni, con queste funzionalità, a un prezzo molto buono. Cioè, ragazzi, è pazzesco, ripeto, è veramente pazzesco. È quasi impossibile non apprezzare la bellezza di questo controller, la facilità che si ha nel programmare ogni singola azione, ogni singolo tasto. Le funzionalità sono immense, cioè si possono addirittura andare a sostituire i tasti normali con quelli che noi troviamo sulla tastiera. Lo metto a paragone con SCUF per il semplice fatto che noi, andando sulle nostre impostazioni dove c'è appunto la classificazione dei tasti, cioè noi abbiamo l'opportunità di inserire i tasti della tastiera su un tasto del nostro controller. SCUF fa la stessa cosa, no? Quindi siamo lì. Perché quello che io dico a questo punto è: perché andare a cambiare, andare a spendere tanti soldi quando si può avere questo controller con pochi soldi e tutte le prestazioni. Prestazioni che sono veramente eccellenti, ragazzi. Andiamo a parlare un po' dei contro però, perché qualche contro ce l'ha. Allora, dopo qualche ora di gioco, io non essendo abituato a questa impostazione per la mano, ok, con un corrino che è un po' più stretto rispetto agli altri, diciamo che ho avuto qualche, non male alle mani, ma sì, qualche fastidio l'ho sentito. Ora, questa è questione di abitudine, ovviamente siamo abituati a tenere in mano altri controller e è un nulla per quello che si può fare con questo controller, perciò da tenere da conto, e ve lo riporto, però secondo me non è uno dei grandi problemi. Se uno ha delle mani piccole, questo controller è perfetto. Se uno ha delle mani grandi, questo controller è perfetto. C'è poco da fare. Il feedback che ho avuto dai tasti dietro questi qua, i grilletti, è buono, non ottimo, ma perché sono abituato ad altri tipi di grilletti, quindi io sono abituato a quelli col click del mouse e mi troverò sempre meglio, tra parentesi, con quelli. Detto questo, se sei abituato con un Elite e stai pensando di cambiare il tuo controller, beh, prendi veramente in valutazione questo controller, perché secondo me è un sostituto più che degno e perfetto. Ok, ora parliamo di dotazioni. Le dotazioni all'interno sono veramente ampie. Abbiamo una base all'interno di ricarica magnetica come l'Elite, non forte alla stessa maniera perché l'Elite si attaccava non si staccava più, però comunque molto buona. La chiavetta che ci permette di attaccarlo comunque ad ogni console o comunque ad ogni apparecchio per la quale vogliamo utilizzarla, e che ci dà la possibilità, appunto, ci garantisce la possibilità di avere un input lag di 500 Hz. E il che non è male, perché 250 è senza la chiavetta, 500 con la chiavetta, altrimenti cablato arriviamo a 1000. Punto forte. Punto forte i 1000 Hz perché non abbiamo bisogno di overclockarlo tramite qualche programma o qualsiasi altra cosa, ma se lo attacchiamo a una console collegato con il suo cavo, anche lì sarà possibile andare ad overclockarlo a 1000 Hz. Tranquillamente. Quindi garantirci il tempo di risposta più veloce che ad oggi è conosciuto per questi controller, perché i controller generalmente più veloce è quello di PlayStation, ok, quindi il DualSense PlayStation è il controller overclockabile più veloce, diciamo che raggiunge comunque i 1000 Hz, anch'esso, però devi farlo sempre tramite qualche programma su PC. Questo invece permette di far tutto da un'applicazione, e che per chi non è molto avvezzo, insomma, per queste cose è molto importante, perché riuscire ad avere comunque dei risultati pro senza il minimo sforzo. L'unica cosa che ho notato sulla versione del mio controller, perlomeno, perché poi il mio amico l'ha comprato, ha acquistato anche lui lo stesso controller e lui non ha notato questa problematica, è sulla croce direzionale, ovvero io ho dovuto sostituire quella che c'è di default, quindi questa qui per intenderci, ok, l'ho dovuta sostituire con questa qua. Perché con quella più piccolina non prendeva l'input immediato, cioè mi dava un input doppio magari a volte, quindi non so se era una questione che sia troppo sensibile la croce direzionale o meno. Cosa che mi è piaciuta molto è che, a contrario di Victrix, diciamo, questa croce direzionale non può essere premuta al centro. Cioè, qui noi al centro non abbiamo cioè, il centro è pieno, perciò non abbiamo possibilità di errore o margine di errore in caso di un ping o comunque di un'azione di gioco determinata che ci permette, diciamo, maggiore precisione. Victrix invece, per esempio, non ha questa opzione e un po', insomma, mi fa pensare. Controller pensato benissimo, stupendo, tasti sul retro veramente comodi, sembrano praticamente al punto giusto, sembrano veramente al posto giusto, è qualcosa di
sensazionale. Credo che chiunque con un controller del genere abbia la facoltà e possa acquisire la capacità di giocare realmente come un pro. Che dire, io sono sbalordito da questo acquisto, sono, ripeto, l'unico probabilmente controller che io ho tenuto e tenuto con veramente tanto tanto piacere, perché è una piccola genialata. Questo controller è una piccola genialata e ci costa realmente molto, molto meno di uno SCAF che probabilmente ha le stesse funzionalità. Quindi, ragazzi, lascio a voi la decisione. Promosso, certamente promosso, a pieni voti perché è un controller veramente fantastico. Lo consiglierei a chiunque, lo consiglio per i regali di Natale, Pasqua, Capodanno, qualsiasi cosa, regalate questo controller, ragazzi. Se avete un amico che fa gli anni, regalateli questo controller, non può rimanerne deluso. Non può rimanerne deluso. Nulla da invidiare a SCAF, nulla da invidiare al DualSense Edge, nulla. Ragazzi, è un controller perfetto e non voglio sponsorizzarlo perché non sto sponsorizzando nessuno, non ho nessuno sponsor. Però realmente questo controller mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta perché un altro controller così non lo trovi sul mercato. O se lo trovi lo vai a pagare veramente tanti tanti soldi in più. Detto questo siamo arrivati alla chiusura del video, come sempre vi chiedo di spaccare il tasto dei like per favore ragazzi e di seguirmi, in caso non lo faceste già seguitemi per non perdervi i prossimi video. Se avete qualche richiesta riguardo qualche prodotto scrivetelo nei commenti o contattatemi su Instagram, come ha fatto questo ragazzo che mi ha letteralmente consigliato questo controller e ne sono innamorato pazzamente. E per oggi è tutto, da Mirko, ciao a tutti.